Buongiorno ragazzi, sono Riccardo e se siete qui oggi probabilmente avrete già sentito parlare di Amazon FBA, di Fulfillment by Amazon o di adempimento di Amazon detto all'italiana. Se invece siete nuovi a questo tema, sono contento di poter condividere con voi delle nuove informazioni che potrebbero portarvi ad avere dei guadagni. Oggi voglio brevemente spiegarvi come funziona questa tipologia di business e come poterla implementare nel modo più veloce possibile. Allora, stappiamo. Qui ci siamo noi. Siamo questo omino e vogliamo fare soldi su Amazon. Cos'è la prima cosa che dobbiamo fare? Ovviamente è trovare un prodotto che sia profittevole, che venda e che ci fatturi dei soldi ogni mese. Come si può trovare un prodotto di questo tipo? Questa fase si chiama ricerca prodotto. Ci sono moltissimi tools online che ti aiutano a fare questa cosa. Io quello con cui mi trovo meglio, quello secondo me più affidabile, è Jungle Scout. Vi lascio il link in descrizione e comunque farò dei video nella quale spiego come usare questo tipo di software, questo tipo di strumento e di come poter trovare dei prodotti che abbiano queste caratteristiche e che ci possano portare un guadagno. La terza fase è trovare un rivenditore, trovare un fornitore, trovare qualcuno che ci venda all'ingrosso il prodotto che noi abbiamo trovato. Io gran parte delle volte mi affido ad un sito che si chiama Alibaba.com. È un sito di fabbriche cinesi nelle quali potremo trovare i nostri prodotti ad un prezzo bassissimo, ma che ovviamente dovremmo acquistare all'ingrosso, cioè in grandi quantità. Io di solito acquisto dalle 200 alle 300 unità per prodotto in modo da testare il mercato e testare se c'è possibilità per vendere quel tipo di prodotto. La cosa più importante da fare in questo momento, nel momento in cui si contattano le fabbriche, è brandizzare il prodotto, in modo da creare un'immagine ai nostri prodotti e da poter essere riconosciuti dai nostri clienti. Oltretutto, se si riesce a creare un brand, lo si può far valutare e vendere in un futuro, o si può aumentare il valore dell'oggetto soltanto perché ha quel nome. Prendete Nike, prendete Adidas, prendete qualsiasi tipo di brand. Se noi riusciamo a creare un brand con un valore, possiamo far aumentare il prodotto soltanto perché in quel prodotto applichiamo la nostra etichetta, il nostro logo. La terza fase invece è ovviamente inviare i prodotti che avremo trovato tramite Alibaba e tramite il contatto con le fabbriche al centro di adempimento Amazon. Una volta che il prodotto sarà arrivato al centro di adempimento Amazon, sarà Amazon stesso a preoccuparsi di immagazzinare e di impacchettare ogni singolo prodotto. Ovviamente in questo processo Amazon necessita delle informazioni del prodotto e necessita di alcuni codici specifici che noi dovremo applicare o chiedere di applicare al nostro produttore ad ogni singolo prodotto. Comunque farò dei video più approfonditi sia per quel che riguarda il contatto con le fabbriche cinesi di Alibaba, sia per quel che riguarda la spedizione al centro di adempimento. Una volta che il nostro prodotto è qui, da questo momento in poi potremo iniziare a venderlo, ma non saremo noi a venderlo, infatti sarà Amazon il quinto passo e ultimo, vendite. Infatti sarà Amazon a dover spedire ed impacchettare il nostro prodotto. L'unica nostra preoccupazione a questo punto sarà cercare di mandare il nostro prodotto nella prima pagina di Amazon. Infatti qual è il vantaggio di questa cosa? È che noi non dovremmo né gestire l'immagazzinazione, spedizione e impacchettamento, né la creazione di persone interessati al nostro oggetto. Infatti già nella piattaforma Amazon, nel marketplace Amazon, nel mercato Amazon ci sono già le persone che vogliono comprare il nostro oggetto, ma ci sono tantissime altre persone che vendono il nostro stesso oggetto. Allora cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo marketizzarlo e dobbiamo fare in modo che con un bel lancio del prodotto, vi spiegherò anche come fare il lancio del prodotto, il nostro prodotto arrivi in prima pagina e tante persone vedano e comprino il nostro prodotto in modo da poter fatturare 10, 20, 30, 40, 1 milione di euro al mese. Questa è l'unica cosa della quale dobbiamo preoccuparci. Il sesto e ultimo passo, se c'è, è sederci e aspettare che le persone comprino il nostro oggetto per poi rifornire nuovamente il magazzino di Amazon o il centro di adempimento e vedere i soldi che arrivano nel nostro account bancario. Ovviamente se faremo al meglio tutti questi
passi che vi ho spiegato. Se avete delle domande o avete bisogno di chiarire un qualsiasi tipo di dubbio, lasciatemi un commento. Io sono qui per rispondervi, aiutarvi, comunicare ed imparare con voi, magari anche crescere con voi. Se siete interessati al mondo degli investimenti online, al mondo del guadagno online e al mondo della crescita personale soprattutto, iscrivetevi al mio canale. Se il video vi è piaciuto apprezzerei un vostro mi piace. E niente, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!